Tu, chitarrista del 2021, aspetta a buttare via i tuoi soldi su un ampli perché leggi il nome grosso. Anche loro possono sbagliare. Qualcuno poteva anche avvisarmi che stavo buttando via soldi su quell'ampli di Oh! Bip cosa? Ampli di Marshall. È la marca. Ciao chitarristi, bentornati in Shape Your Tone. Ve lo ricordate il primo e unico video che ho fatto su un amplificatore? Questo qua? Ecco, oggi, dopo tutto questo tempo, torniamo a parlare di quell'argomento. Ancora una volta voglio ribadire un concetto di cui parlo spesso. Fino a un po' di anni fa, per avere un prodotto almeno buono, un po' di soldi bisognava spenderli. Ora, per fortuna, la situazione è un po' cambiata e i prodotti che costano relativamente poco hanno alzato tantissimo la qualità. Oggi te ne do la dimostrazione con un amplificatore. Pronto? Arriva, arriva. Tutta questa suspense, sai già che amplificatore è? C'è scritto nel titolo, però lo devo suonare, quindi lo prendo lo stesso. Nux Mighty 40. È un ampli economico che per quello che costa suona davvero bene. Qui siamo sui 200 euro. Questo ampli è molto meglio di qualsiasi amplificatore che avrei potuto comprare io quando ero all'inizio. Ringrazio i ragazzi di Musical Store 2005 per avermi mandato questo amplificatore. Se hai iniziato a suonare da poco, hai poca esperienza e hai 1000 domande, iscriviti al canale e attiva la campanellina. Sono in arrivo un sacco di cose che ti saranno sicuramente utili. Un suono così, a questa cifra, qualche anno fa ce lo sognavamo. E non serve dire ai miei tempi. No, perché basta andare indietro davvero di pochi anni. Ti faccio vedere. Nel 2009, insieme alla mia famosissima Epiphone SG, acquistai anche questo amplificatore. Noleggio una gru e lo porto qua. Questo ampli in quell'anno lo pagai circa 500 euro, cioè lo stesso prezzo di una Blackstar nuova. E la qualità non è neanche un quarto di questi amplificatori che abbiamo ora. Ovviamente, se vado a spendere migliaia di euro, la qualità dell'amplificatore sarà sicuramente alta. Ma qui adesso stiamo parlando di prezzi che comunque sono contenuti. 500 euro su un amplificatore buono, secondo me, sono ancora una cifra che ci sta. Ecco, per come suona quell'amplificatore e per quanto mi è costato, questo Nux gli dà la paga alla grandissima. Ora parliamo nel dettaglio dell'amplificatore di Nux, vediamo come funziona e poi lo sentiamo. Si tratta di un amplificatore a 4 canali, ovvero clean, drive, metal e lead. 40 watt di potenza gestibilissimi e un cono da 10 pollici. Ha un bel po' di effetti integrati e il bello è che funziona a preset. Cioè su ogni canale avete 2 suoni, quindi se io schiaccio clean una volta ho un suono, schiaccio clean un'altra volta e avrò un altro tipo di clean. Il suono di base cambia, in più possiamo anche cambiare tutti gli effetti che ci sono attivi. Se schiaccio clean con la luce verde avrò un clean tradizionale, cristallino. Se ripremo clean il verde del LED diventerà molto più chiaro e il suono sarà quasi un crunch, un pulito un po' saturato. Questa cosa è utilissima per darci un bel po' di suoni, in totale 8, senza dover per forza stare lì a perdere tempo ogni volta a smanettare quei parametri. Schiacci un bottone e hai fatto. Questa cosa vale per tutti e 4 i canali. In questo modo i suoni diventano appunto da 4 a 8, ben più di quelli che servono al chitarrista medio. A proposito, qual è il suono a cui tu non potresti mai rinunciare? Fammelo sapere nei commenti che sono davvero curioso. Come siamo abituati a vedere su questo tipo di amplificatori ci sono anche tutti gli effetti integrati, in questo caso modulazioni, delay e riverberi. Saranno attivabili al massimo 3 effetti contemporaneamente. Non possiamo avere 2 delay diversi allo stesso tempo in un suono. Possiamo avere però al massimo una modulazione, un delay e un riverbero simultaneamente. Per le modulazioni abbiamo phaser, chorus e tremolo. Per il delay abbiamo invece un tape delay, un delay con una modulazione sulle ripetizioni e un delay che suonerà ad ottavi puntati. Per quanto riguarda i riverberi invece abbiamo il riverbero hall, il plate e il riverbero spring. Usarli è molto semplice. Ci basterà schiacciare sul tasto del riverbero, ad esempio, usare la manopola type per scegliere il tipo di riverbero che vogliamo e sistemare il parametro con il potenziometro accanto. In questo caso, avendo solo un potenziometro per ogni effetto, il pot che va a modificare il parametro sarà utilizzato per decidere in generale la quantità di effetto da aggiungere. La cosa furba qui è che anche il potenziometro type, come puoi vedere un po' dalla grafica del potenziometro, ci aiuta pure a regolare un altro parametro. Ora ti dico tutto quello che questi 2 potenziometri controllano. Per le modulazioni abbiamo il rate sul potenziometro type e il depth sul potenziometro parametro. Per il delay sul potenziometro type abbiamo il level, mentre la quantità di ripetizioni, quindi il feedback, sarà sul pot parametro. Inoltre è anche possibile decidere il tempo del delay sfruttando il bottone del tap tempo. Per il riverbero invece, type modificherà il level, mentre il potenziometro parametro modificherà il decay. Se per te queste cose sono ultra mega super difficili, complicate, tranquillo, ci penso io. Nel mio videocorso Master the Sound, in un'ora ti spiego tutta la catena del suono e come sfruttare al meglio ogni effetto.
Trovi il link in descrizione. Una delle funzioni più interessanti è sicuramente l'app, che prende tutto il processo di creazione del suono e lo semplifica tantissimo. Per collegare l'app ti basta accendere l'ampli, accendere il Bluetooth sul telefono e l'applicazione in automatico si collegherà all'amplificatore. Se mai non dovesse succedere, puoi fare comunque un'altra cosa. Fai una ricerca dispositivi sul tuo telefono, accoppiali e il gioco è fatto. Poi vai sull'app e cominci a creare il tuo suono. Come puoi vedere, l'app è molto intuitiva. In alto abbiamo i canali dell'amplificatore. Una volta scelto quale modificare, abbiamo poco sotto i blocchi della catena, ovvero il gate, l'ampli, le modulazioni, i delay e i riverberi, e poco sotto tutti i parametri del blocco. Infine, nella parte più bassa abbiamo il menu delle funzioni. Abbiamo l'edit dove modificare il suono, drum dove troveremo loop di batteria su cui studiare in vari stili, jam track in cui troveremo varie basi su cui improvvisare e studiare, anche qui in tanti stili diversi, e infine settings dove abbiamo tutte le impostazioni dell'app. Adesso ti faccio vedere l'amplificatore come reagisce quando cambiamo i parametri sul telefono. Come puoi vedere, in base ai canali che scelgo sul telefono, cambia anche il canale sull'amplificatore. Ad esempio ora vado su OD 1, ora passo a Metal 1 e poi torno al primo clean. Poco più sotto abbiamo tutti i parametri dell'amplificatore. Come puoi vedere, con la lucina verde abbiamo selezionato il blocco amp. Poco sotto tutti i parametri hanno lo stesso colore del blocco amp. Da qua posso prenderli e modificarli. Ad esempio, ora modifico il level, che ora è al 21%, e lo alzo al massimo. Automaticamente, anche sull'amplificatore, nel preset che sto suonando, il level sarà al massimo. La stessa cosa la possiamo fare anche con i bassi e con i medi. Ma allo stesso modo possiamo modificare tutti i parametri del blocco amp. Se poi ci muoviamo nel blocco modulazioni, possiamo scegliere quale modulazione usare, quindi phaser, chorus o tremolo. In questo caso scelgo chorus, e poco sotto abbiamo tutti i parametri dell'effetto, quindi il depth, che modifico, e il rate, che modifico. Allo stesso modo possiamo poi accendere e spegnere l'effetto. Come puoi vedere, in base a quando accendo e spengo l'effetto, si accende e si spegne anche il LED corrispondente sull'amplificatore. Ok, già modificare i suoni su questo amplificatore e gestire gli effetti era molto semplice, come ti ho spiegato poco fa, ma con questa applicazione sul telefono tutta la procedura è semplificata ancora di più. Tanta roba! Direi che comunque l'essenziale per controllare gli effetti c'è tutto. Inoltre abbiamo anche ovviamente l'accordatore, accessibile tenendo premuto il bottone per il tap tempo. E come vediamo dalla grafica dei bottoni, ogni LED corrisponde a una nota. Mentre per vedere se poi quella nota effettivamente è accordata, abbiamo i 3 LED dove normalmente troviamo gli effetti. Premendo qualsiasi bottone poi si esce dall'accordatore e torni a suonare. Come ti ho detto, questo amplificatore funziona con i preset, quindi dopo aver costruito il tuo suono è ovvio che tu vorrai salvarlo. Ti basta tenere premuto il tasto del canale su cui sei per 1 secondo e mezzo, dopodiché il bottone comincerà a flashare. Ecco, a quel punto premi ancora una volta il bottone e hai salvato l'operazione. Ma metti che ti rendi conto che il suono che cercavi è leggermente diverso e vuoi aggiustare qualche parametro. Non ti preoccupare, ti basta premere un qualsiasi altro bottone di un altro suono mentre la luce lampeggia. Così tornerai esattamente dove eri prima. Sappi comunque che in qualsiasi momento puoi tornare alle impostazioni di fabbrica. Ti basta semplicemente tenere premuti i bottoni clean e overdrive. Dopodiché premi il bottone tap e l'amplificatore fa un bel reset. Parlando un po' delle connessioni di questo amplificatore, vediamo che oltre all'input classico troviamo anche un'uscita cuffie per suonare senza dare fastidio a nessuno, e qui c'è un grande pro. Essendo questo amplificatore pensato per lo più per chi è agli inizi e sta cercando un tutto in uno, l'uscita cuffie è fatta con il jack piccolo, quello da 3 mm e mezzo, quello normale delle cuffie. E non è un ragionamento sbagliato, anzi, è molto difficile che un neofita dopo l'acquisto del suo primo amplificatore abbia già tutto l'occorrente come adattatori o cavi per le cuffie quando si usano modeler o schede audio. GG-Nux, che non è GG-Nux una parola sola, la nuova medicina per il mal di sopracciglia. GG-Nux, nerd. Qui, tutti. Poi abbiamo l'ingresso AUX per collegare qualsiasi dispositivo, anche il telefono volendo, per suonare con delle basi oppure sopra le nostre canzoni preferite. In più abbiamo una presa USB che sarà utile per aggiornare il software quando saranno disponibili i futuri aggiornamenti. Ora, dopo aver visto finalmente tutto quello che questo amplificatore può fare, accendo un po' di lucine, gioco con un po' di effetti e te lo faccio sentire,
Sicuramente questo amplificatore per il prezzo che costa offre davvero tanto. Una cosa del genere quando avevo 13-14 anni l'avrei voluta di sicuro. Invece ho avuto la brillantissima idea di farmi affascinare dal nome Marshall scritto sulla cassa e sono rimasto fregato, comprando forse l'amplificatore peggiore mai prodotto da Marshall. L'amplificatore è piccolo e leggero ed è perfetto ad esempio da tenere sotto la scrivania. Io in questi giorni che ce l'ho qui l'ho tenuto proprio lì e quando mi serviva aveva sempre un cavo jack collegato. Mi bastava accenderlo ed era pronto. Tutto questo grazie a dimensioni e peso, quindi anche il cono da 10 pollici fa la sua parte. È molto semplice da usare. Quelli di Nux con pochi potenziometri sono riusciti a fare davvero un ottimo lavoro sulla user experience. Ma questo, come possiamo vedere su tutti i prodotti Nux, ormai è un loro marchio di fabbrica. Anche gli effetti funzionano bene. Questo amplificatore ha davvero tutto quello che serve se qualcuno ha appena iniziato oppure sta cercando un amplificatore ideale da tenere a casa, sotto la scrivania per studiare, senza spendere una fortuna. L'unico contro che ci posso trovare penso sia il chitarrista, vi spiego. Nelle mani di un chitarrista troppo esigente, forse non farebbe una bella fine. E il problema comunque è solo del chitarrista. E tra l'altro ha anche la presa a cuffie per suonare e studiare con dei suoni comunque ottimi senza dare fastidio a nessuno. Se questo amplificatore economico ti ha convinto, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare aggiornato su tutti i miei test, tutte le mie demo e tutte le mie prove. Come sempre tutti i link di riferimento li trovi in descrizione, insieme a quello di questo bello coso. Insieme a quello di questo ampli. Ringrazio i ragazzi di Musical Store 2005 per avermi mandato questo amplificatore. Mi fa un sacco piacere vedere che tante persone al giorno d'oggi cercano di valorizzare i prodotti che non costano troppo ma offrono comunque una buonissima qualità. Perché questo è il primo passo per avere dei nuovi chitarristi nel nostro mondo e ne vogliamo sempre di più. Cominciate a suonare che cominciamo a scarseggiare qui, Tra un po' i bassisti ci battono. Alexa, ricordami il video nuovo di Ale venerdì prossimo alle 13. Magari non hai Alexa ma comunque ci ho provato. Nel dubbio così lo sai anche tu e settimana prossima ti ricordi. Ti aspetto qui sul canale.